L'autunno è qui e il bosco si accende di colori incredibili. Il silenzio, il profumo della terra, il suono dei passi sulle foglie. Un momento per staccare, respirare e godersi la tranquillità. Niente fretta, niente rumore, solo la natura e la sua energia. Che razza di colori! Stiamo entrando nel bosco. Ci troviamo al Bosco del Cansiglio, uno dei boschi più importanti d'Italia. Sono 7.000 ettari di faggi, abeti ed è famosissimo nel periodo autunnale per ammirare i colori caldi e il foliage. L'altopiano della foresta si estende per 2 regioni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e tocca le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Il periodo migliore per visitare questo posto fantastico è l'autunno. Da metà ottobre a fine novembre si può ammirare un foliage veramente incredibile. E il trekking più facile da fare è l'Anello del Cansiglio. Si tratta di un trekking di 14 km o 9 km in base alle varie deviazioni che si possono fare, ed è veramente una camminata facile, tranquilla, adatta a chiunque, perché c'è veramente pochissimo dislivello e siamo qui per goderci un momento di tranquillità in mezzo al bosco. È veramente una cosa assurda. Guardate che colori, ma soprattutto la tranquillità che trasmette questo posto è incredibile. Oggi siamo anche fortunati che siamo sconnessi dalla tecnologia, perché internet non prende, ma siamo connessi con tutto questo splendore che la natura ci offre. Quindi godetevi al meglio questo tempo a vostra disposizione. L'inizio del trekking è veramente molto semplice. Siamo su una strada asfaltata e toccheremo diversi punti di interesse che ancora non sappiamo in realtà. Vai, cosa è successo adesso? Guardate ragazzi, guardate, iscrivetevi! Finalmente dopo 3 anni Di pura soddisfazione e sofferenza. e sofferenza. 1000 Solo iscritti, il primo grande passo il traguardo, piccolo traguardo. piccolo traguardo. Importante. Fatto con passione, solo con passione. In questa zona è possibile vedere cervi e caprioli. E cosa molto importante, se li vedete, mantenete le distanze e assolutamente non toccate i cuccioli, perché la madre potrebbe abbandonarli una volta che sente l'odore dell'uomo. E settembre-ottobre è anche il periodo del bramito del cervo, quindi se si viene nelle prime ore del giorno si può ammirare e sentire questo spettacolare verso. Siamo passati nella parte dello sterrato. Questo bosco ha origini antichissime, perché già dalla preistoria veniva usato, utilizzato per cacciare animali, e nel 1400 veniva sfruttato, utilizzato dalla Repubblica di Venezia per il legname. Prendevano il legno e costruivano dei remi. Veniva anche nominato Bosco da Reme, bosco dedicato alla costruzione di remi per la flotta navale. A metà del cammino ci siamo ritrovati nel cuore del bosco. Gli alberi, all'improvviso, si sono accesi di un fuoco come non avevo mai visto prima. Isolati nella natura, immersi completamente nel suo respiro. Difficile da spiegare, ma profondamente entusiasmante e rigenerante. Guardate che razza di colori. Nel 1871, con l'Unità d'Italia,
il bosco del Cansiglio divenne bosco demaniale inalienabile. E lungo il sentiero c'è anche una capannina dove poter fare anche un bel fuocherello nelle giornate più fresche, perché sì, stamattina siamo arrivati e c'era 1 grado, nonostante non sia molto alto questo altopiano, 1000 metri, ma siamo arrivati a 1 grado, freschino. Camminando ci siamo un po' scaldati. Fuocherello, legno già preparata e tavolino per il pranzettino. Direi che è top. E dopo il bosco c'è un bel punto panoramico dove si possono vedere in fondo il colore rosso degli alberi, nel centro c'è una bella vallata e nel mezzo altri colori sul giallo arancione. Veramente un posto che ci ha sorpreso tantissimo. Prima volta per tutti, l'abbiamo preso un po' a caso per fare una passeggiata tranquilla, molto semplice, però tanta roba, Ve lo consiglio. Consigliamo. Soprattutto è bello perché nascono così posti anche più belli, migliori, meno conosciuti. Sono sottovalutati magari ci andiamo da un altro posto, però Meno conosciuti, però altrettanto belli. E nel corso dei secoli, tra il 1000 e il 1300, in questo altopiano si stabilirono anche le popolazioni cimbre, popolazioni provenienti dalla Baviera, attratti soprattutto per la ricchezza del legno, il faggio, abili lavoratori di questo materiale, e anche costruivano molti recipienti per i vari formaggi, sempre in legno. Infatti il sentiero si chiama Antico Troie dei Cimbri perché questa escursione ricongiunge tutti gli antichi villaggi di queste popolazioni. Ora siamo nella parte a valle del sentiero, stiamo scendendo una leggera discesa e questa è tutta una zona dove gli alberi sono stati tagliati o sradicati. Adesso cerchiamo un posto dove fare un pranzettino rigenerante perché stiamo camminando in effetti da 10 km. Quindi non stiamo facendo l'anello più corto da 9, probabilmente stiamo facendo quello da 14 km. Alla ricerca di qualche cervo. Qui c'è anche una piccola dolina, una piccola depressione del terreno, anche perché questa è una zona carsica, quindi c'è molta possibilità di vedere questi buchi nel terreno. Abbiamo pranzato, adesso mancano 15 minuti ed arriveremo di nuovo alla macchina nella località di Pian dell'Osteria, dove siamo partiti prima per l'inizio di questo trekking. La giornata si è aperta molto, adesso è uscito anche il sole. Qui siamo nella vallata dove c'è anche un caseificio con delle vacche dove fanno il formaggio. Stiamo facendo tutta la zona più bassa e adesso stiamo pian piano risalendo verso il paesino. Siamo tornati al parcheggio, alla fine il giro d'anello non era di 9 km, ma abbiamo fatto 12 km e mezzo. Sentiero veramente molto suggestivo, è stato veramente molto bello vederlo in questo periodo autunnale, dove si è ammirato l'incredibile foliage, è stato veramente assurdo. Se volete vedere un paesaggio incredibile in questo periodo, vi consiglio il bosco del Cansiglio. E se questo video vi è piaciuto e volete sostenermi qui su YouTube, potete farlo in modo totalmente gratuito iscrivendovi al canale, mettendo like e commentando qui sotto. Il vostro supporto per me è davvero molto importante. Ci vediamo in un prossimo video, in una prossima avventura, in un prossimo viaggio. Ciao da Jack!